Ciao cari amici e benvenuti a questo nuovo video. In questo video voglio condividere con voi qualche riga di un meraviglioso libro che si chiama La luce sul sentiero e voglio leggervelo per darvi uno spunto di riflessione e per poi fare qualche chiacchiera di seguito alle poche righe che leggerò, proprio per riuscire a trasmettervi qualche click a livello profondo. Il libro è questo e ho scelto proprio delle righe specifiche per voi. È bene che apprendiate l'arte del dominatore, visto che in voi c'è un intero serraglio. Il leone, la tigre, la iena, la scimmia, il maiale, il pavone e tutti quanti gli altri, ognuno intento dentro di voi a mostrarvi le proprie caratteristiche senza darvi tregua. Non abbiatene paura, sorridete all'atto del loro mostrarsi, poiché voi siete più forti e avete il potere di addomesticarli. Se uno di loro fa la sua comparsa, è per fornirvi utili indicazioni su come agire nei suoi confronti. Quando sarete al punto di esserne solo spettatori, ci sarà per voi da divertirsi, ad assistere ai loro trucchetti e le loro buffonate. A quel punto vi sarà chiaro che loro non sono voi, ma qualcosa d'altro, da cui voi vi state rapidamente separando. Siete voi a capo delle bestie, quindi è inutile temerle più di tanto. In questo pezzo si percepisce una forte energia maschile, un po' quell'energia del guerriero che è dentro di noi e che va a dominare quelli che possiamo chiamare bestie, come dice in questo testo, o potremmo chiamare demoni interiori, i nostri mostriciattolini nell'inconscio. E qui fa diverse differenze. C'è la metafora del leone, quando è che abbiamo un ego che manifesta quell'energia del leone? Quando ci sentiamo attaccati, quando ci sentiamo di voler combattere, quando ci sentiamo di voler attaccare, ok? La tigre, di nuovo un animale che attacca, agisce, combatte, si difende e ferisce i propri nemici. La iena è quell'animale che aspetta il lavoro degli altri per poi andarsi a nutrire. La scimmia metaforicamente potrebbe essere invece quella parte di noi che scimmiotta, che imita gli altri, che imita gli esempi che ritiene validi, che imita le persone intorno a sé, che imita magari per essere accettato, per essere approvato dalla comunità, dall'ambiente circostante. Il maiale potremmo intenderlo sotto tanti aspetti. Molti esseri umani si nutrono metaforicamente un po' da maiali, ad esempio, e non parlo soltanto del nutrirsi a livello di cibo, ma a livello di tutti i corpi, ok? Quindi come ci nutriamo a volte, come nutriamo la nostra mente, come nutriamo il nostro spirito, come nutriamo il nostro corpo, come nutriamo la nostra parte più profonda. E quante volte magari ruzzoliamo un po' in quello che metaforicamente potrebbe essere il fango. Scusate, non voglio ovviamente offendere nessuno, però è importante mettere alla luce questi aspetti di noi. E poi c'è il pavone. Il pavone è colui che si vanta, colui che è orgoglioso, colui che ha un bisogno di ammirazione, ha bisogno di essere ammirato, ha bisogno di essere al centro dell'attenzione. Ecco, attraverso questi animali, questo libro ha fatto riflettere su tutte le caratteristiche, che sono solo alcune, potrebbero essercene tante altre, ma ha fatto riflettere sulle principali caratteristiche che potrebbe avere il nostro ego. Quindi già il riuscire a vedere questi aspetti di noi ci permette di dissociarci da essi, perché molto spesso agiamo
totalmente inconsapevoli, totalmente vittime di questi animali interni. E che cosa succede? Succede quello di cui parlo nella metafora della carrozza. Guardate quel video se non l'avete visto. Succede che non sono più io a capo della mia carrozza, non sono più io a capo della mia vita, ma è qualcos'altro che gestisce la mia vita e che diventa il mio padrone. Ok? Quindi le emozioni, il corpo di dolore, le ferite emotive, i demoni che abbiamo all'interno, sono tutte quelle parti di noi che sono tutti aspetti che vanno a diventare il nostro padrone, che vanno a prendere potere su di noi, che vanno a dominare ciò che realmente siamo. Quindi uno dei più grandi lavori su se stessi, che è poi quello che avviene attraverso la presenza, è proprio il riuscire a riconoscere queste parti di noi e non alimentarle. E allora quando nasce in me e vuole partire quella parte più di tigre o di leone che vuole attaccare, che vuole difendersi, che vuole combattere, sto presente e mi dissocio da essa. Mi rendo conto che non sono io così, ma che è una parte del mio corpo di dolore che sta agendo. Stessa cosa quando voglio pavoneggiare, quando voglio farmi vedere che sono il migliore, che sono più bravo, che sono più spirituale, che voglio stare al centro dell'attenzione, che ho bisogno di approvazione. Imparare ad osservare che anche quello non sono io, che anche quello è il mio ego, che vuole creare una separazione tra me e l'esterno. E la scimmia, quando voglio quindi imitare, quando voglio prendere spunto da altri e magari diventare come altri, mimetizzarmi alla massa per essere accettato, per essere approvato, per entrare a far parte di un gruppo. Nota anche questo. E la iena che va a prendere i rimasugli di quello che qualcun altro lascia. E il maiale. Quindi quante volte ci comportiamo metaforicamente e energeticamente come uno di questi animali. Quindi prendiamolo proprio come spunto di riflessione. E qui poi finisce dicendo: quando sarete al punto di esserne solo gli spettatori, quindi solo in uno stato di presenza, di consapevolezza, ci sarà per voi da divertirsi ad assistere ai loro trucchetti e alle loro buffonate. Ed effettivamente è proprio quello che succede nel momento in cui acquisisci una certa consapevolezza. Quelle dinamiche che prima ti infastidivano o di cui magari non te ne rendevi neanche conto, ti fanno quasi sorridere perché dici: cavolo, è così palese, visto dal di fuori, è così buffo che il mio ego abbia trovato tutte queste strategie magari per agire di nuovo in quel modo, che effettivamente a livello di anima, quando sei connessa con l'anima, ti scappa quasi da ridere. E a quel punto ti sarà chiaro che loro non sono voi. Quando inizierai a sorridere di questi schemi, di queste dinamiche, ti renderai conto al 100% che non sei tu, ma qualcos'altro di cui tu ti stai rapidamente separando. E qui si aumenta poi sempre di più la riuscita nello stare in quello stato di presenza che poi ci fa sentire sempre separati dal nostro ego, dalla nostra personalità, che non vuol dire non far uscire emozioni o non avere quel momento egoico, ma è diverso perché non ne sei identificato. E quindi magari hai anche quel momento dove puoi avere quella discussione o quel fastidio, ma tu comunque ne sei presente, lo vedi da fuori, lo osservi il tuo comportamento, osservi quella parte di te che si sente attaccata, che si sente di doversi difendere, di doversi proteggere, di doversi pavoneggiare. E sentendolo è una dinamica che non ti risucchia energia e la tua energia resta, la tua centratura rimane. Allora a quel punto stai
facendo un'esperienza, stai facendo un gioco, ma non c'è attaccamento in questo. Siete voi a capo delle bestie, bestie torno a dire collegato ai nostri demoni interiori, quindi è inutile temerle più di tanto. Questo anche è molto importante. Bestie possiamo intendere anche ad esempio le ferite, quindi le paure, i sensi di colpa, l'emozione della tristezza, la rabbia. Se le vediamo come bestie interiori, come demoni interiori, e noi ne siamo a capo, non possiamo più avere paura della paura, non possiamo più avere timore di far uscire la rabbia, perché siamo noi a dirigerle e siamo noi che possiamo scegliere se e come farle uscire e quanto poterle elevare, perché poi la rabbia ad un'ottava più alta può diventare leadership, può diventare potere interiore, può diventare forza, sicurezza. Se è un'energia elevata, se ci pensiamo, la rabbia è un'energia potentissima, che se possiamo farla salire, se la possiamo far elevare, diventa un grande strumento. La paura è un'energia potentissima nel momento in cui è negativa, ma può diventare un'energia molto potente anche quando ci si va oltre, e allora potrebbe diventare coraggio. Pensiamo ad uno scalatore che si arrampica in cima ad una montagna. Probabilmente ha paura, ma questa sua paura è diventata un'adrenalina, quindi l'ottava alta di questa paura che si è trasformata in adrenalina e si è unita al coraggio, che poi l'etimologia della parola è cuore al proprio agio, che non vuol dire non avere paura, vuol dire stare nella paura con una tranquillità nel cuore, che è quello che poi ci insegna la Bhagavad Gita, che è un testo antico molto, molto potente, che vi consiglio di leggere, e che dice proprio entra in battaglia con la stabilità del cuore, con la tranquillità del tuo cuore, e allora potrai anche vincere queste battaglie, quindi anche far uscire la tua energia maschile, ma la tua energia femminile sarà tranquilla, sarai in pace, sarai centrato. E allora la tua energia maschile sarà ancora più potente nel momento in cui la tua energia femminile è accogliente e in uno stato di centratura. E quindi cerca proprio di lavorare sempre di più sullo stare in presenza. Lo dico tantissimo nei miei video, perché la presenza penso che sia l'inizio e la fine del lavoro su di sé. Se non stai in presenza puoi fare tutti i lavori che vuoi, che non otterrai mai una vera trasformazione, perché la vera trasformazione avviene nel momento in cui tu vedi, nel momento in cui tu metti alla luce. Una ragazza proprio oggi mi diceva: come faccio ad andare oltre la paura, ad esempio la paura del buio, la paura dell'oscurità in generale. Stai al buio, stai nell'oscurità, che potrebbe sembrare cattivo da una parte, potrebbe sembrare troppo semplice dall'altra, ma è l'unica vera soluzione che ti permetterà di andare oltre. Perché io posso dare qualunque tipo di tecnica, ma se poi tu non stai in quello stato attraverso la tua consapevolezza, attraverso la tua presenza, tutte le tecniche che ti potrò dare ti porteranno ad un beneficio momentaneo, ma nel momento in cui torna al buio, tu hai di nuovo paura del buio. Quindi stai nell'emozione, consapevole di non esserne parte, consapevole di essere separato, consapevole che, come ho letto in queste righe, quell'emozione è una bestia, un animale, un demone interno che devi domare, che devi gestire, che devi imparare a conoscere e a sapere che non è te. Buon lavoro, buona presenza. Se vuoi lasciami un commento, se hai bisogno di scrivermi in privato non esitare a farlo. Ti mando un abbraccio di luce. Namaste.